Allora, qua ritorno al discorso di vocazionalità. Fortunatamente siamo in un'area, qui le vigne ci sono fin dai tempi dei Romani, siamo in un'area molto ventilata, quindi abbiamo pochissimi problemi legati ai funghi e si risolve, la peronospora si risolve con bassissime dosi di rame o addirittura in certe annate quasi, tanto non è il problema di vedere qualche bollo di peronospora. E c'è qualche problema in più con l'oidio, ma che viene risolto tranquillamente con lo zolfo di miniera. Qualche trattamento di zolfo e il problema dell'oidio proprio scompare. Giusto momento, quindi fioritura, di cercare di stare attenti al momento, e con questi due accorgimenti legati alla vocazionalità i problemi dei funghi sono risolti. Problema erba, sono sincero, per me il problema erba non esiste, nel senso che anche qua abbiamo grandissime ritenzioni idriche, c'è tantissimo argilla e noi con l'erba non abbiamo avuto mai problemi, anzi ci sono alcuni posti dove ci sono parecchie sorgenti dove ci vorrebbe ancora più erba, perché abbiamo molte volte problemi di ristagni, ma l'erba, trovando il giusto equilibrio, quindi con lavorazioni del terreno, interceppo magari nelle annate più siccitose o anche una bella lavorazione adesso a fine autunno, il problema dell'erba è proprio il minimo. Il problema insetti è un po' più difficile. Come dicevo prima, appunto l'accorgimento questo della drosofila è molto interessante, cercare di capire dove sono, in base al tuo vigneto, quali sono le zone più delicate, le varietà più delicate, perché si sa benissimo che sono varietà più o meno soggette, e poi cercare, per esempio sugli insetti si può utilizzare il pirettro, utilizzarlo bene, perché il pirettro va utilizzato di notte e cercare di trovare il giusto equilibrio, non fare un trattamento di pirettro a caso. Il progetto del biologico non è nato per fare chissà cosa, è nato più che altro per noi, per l'idea proprio di guardare al futuro nostro e dei nostri figli, legato a un equilibrio importante tra la terra e l'uomo. Quello che c'è tra il vignaiolo e la vigna è molto simile a un matrimonio. Ogni tanto si pega, ogni tanto si litiga, però l'importante è capire perché si è litigato, perché la fortuna nostra del contadino è che tutti gli anni lui si rapporta con tutte le vigne, soprattutto nel momento della potatura, per esempio, è il momento in cui tu parli con tutte le vigne e tu capisci cosa puoi pretendere da quella vigna. La stessa cosa è per le vigne, non tutte le vigne sono uguali, è impressionante il cambio che c'è anche da qui a 2-3 metri. E lì è l'importanza proprio del tuo vivere in vigna, e da lì l'idea di partire con un progetto biologico proprio legato all'equilibrio del vigneto. Come avete visto, per fortuna qui c'è anche un bel equilibrio di biodiversità, c'è tanto bosco, c'è tanta vigna, c'è frutteti. È da migliorare perché si può fare molto di più. Noi abbiamo cominciato a piantare anche qualche antica varietà di melo per fare anche qualcosa di diverso. Vengono fatte tutti gli anni magari delle catture, che ne so, per il discorso della favescenza, sono state fatte le catture dello Scaphoideus per capire qual è la presenza reale dello Scaphoideus sulla zona, e da lì poi lavorare assieme per magari delle campionature o delle settorizzazioni.